ti potrei dire tante storie, anche di confessioni, tutto sudato. Confessioni in palestra? Certo, in palestra, tutto sudato. Ho detto, ma lascia finire questo set e andiamo. Ma cosa ci fa un prete in palestra? Hi everybody! Today a Un prete in palestra abbiamo il prete più grosso del mondo, direttamente da Miami, Father Capo. Here, Father Capo from Miami. So glad to meet you, brother. Ok, basta inglese perché non so andare avanti. Mamma mia. I'm sorry. Va bene, ma il mio italiano non è che sia così buono. No, ma parli comunque, benissimo. Vediamo. Perché parli italiano? Perché ho studiato qua in Italia, a Roma, tanti anni fa, quando finivo il seminario. Sono stato 2 anni a Roma e così ho imparato un po' l'italiano. No, lo parli bene, complimenti. Sì. Meglio il tuo italiano del mio inglese. Vabbè. Fidati, vabbè. Senti, quindi un prete può andare in palestra? Certo, ma come mai no? Sai, Ma comunque capisco, tanta gente è meravigliata di trovare un prete in palestra, questo è vero. Beh, magari in America un po' di meno, in Italia ti assicuro che... Da noi è più normale, è vero. Da noi la cultura fisica di andare in palestra è qualcosa di normale per tutti. Dai ragazzi fino agli anziani, tutti i professionisti, tutti, anche i preti andiamo ci in sono palestra. preti che vanno in palestra? Certo. Ma col colletto? No, non col ma che colletto, ne so, in America- andiamo a esercitarci, così andiamo vestiti come per fare, sai, palestra, ma non col colletto, no. Ma in America siete Ma strani, tutti sanno che siamo preti. Ah, ecco, e invece in Italia, io quando ho iniziato, non l'ho detto, cioè, non, come dire, non... Era segreto, cioè... Ma forse vabbè, non dico che mi vergognavo, però cioè, temevo in qualche modo la reazione ti delle posso persone. capire, perché in America è molto normale da tanti anni, ma comunque io ho fatto la formazione per diventare prete, prima al Porto Rico, al cui sono nato, dove era normale andare in palestra, e dopo mi hanno mandato al Messico e dopo a Roma. E anche al Messico e anche a Roma sono andato in palestra. Ok. E al tempo che sono stato io a Roma, io veramente ero l'unico seminarista che andava in palestra. Vero? Proprio. E tutti mi guardavano quando sapevano che ero seminarista, che per diventare prete erano proprio tutti, non potevano capire. Ma Qualcuno incuriosito, qualcuno magari anche sì, un po' schifato, un po'. Sì, ma anche, era più normale perché facevano il collegamento, l'American Boy. Ah, ok. E mi chiamavano così. E così era il seminarista, ma l'americano, e diventava qualcosa non era così strano, ma sì era strano. Per i miei colleghi seminaristi, sì. Ah, sì, certo. Nessuno voleva andare in palestra. Immagino, infatti, allora, io nel mio seminario di Milano c'era la palestra, Sì. che c'erano 3 attrezzi, 3. Oddio. Però nessuno li usava, si giocava tutti ovviamente a calcio, Sì. perché siamo in Italia, no? Quindi attrezzi 0, tutti a giocare a pallone. Ah no, da noi in tutti i seminari ci sono le palestre, le belle palestre con tutti gli attrezzi e pesi. Dovete venire e imparare come si fa. Quindi i seminaristi sono in forma. Sì, sono in bisogna forma. fare. Sì, invece sì, il prete sì. medio italiano è bello rotondo. E tante volte no, ma questo sai, sì. Ma perché ci piace mangiare, siamo in Italia. Ma anche a noi piace mangiare, ma comunque è qualcosa di più normale. Ma comunque sempre che io sono in giro per la pastorale giovanile tantissimo negli Stati Uniti, e tante volte i seminaristi della diocesi locale dove io vado sempre vogliono invitare Father Capo. Father, come and train with us. Che figo. Vieni a allenarci e vogliamo imparare un po'. Quindi non solo gli esercizi spirituali, ma anche proprio Esatto. il training. Esatto. Workout. Esatto. Mente, corpo, spirito. Tu da quanti anni ti alleni? Io mi alleno da ragazzo, proprio il mio papà mi ha regalato, ho avuto le prime pesi quando avevo 13-14 anni. Mannaggia. E quando avevo 16 ho incominciato ad andare in palestra. Sì.
Era il tempo che aveva finito l'Arnold Schwarzenegger dopo, e c'erano grandi bodybuilder in palestra, e come io ero il ragazzo loro mi insegnavano tutto quanto e ho imparato benissimo, e non mi sono fermato mai. Quindi tu già a 16 anni andavi in palestra e ti allenavi serio? Sì. Beh, sul serio imparavo un po'. Sì, certo. Sì. Ma già volevi fare il prete a 16 anni? No, beh, avevo qualche pensiero, perché da ragazzino il pensiero c'era nel cuore, ma io non volevo proprio pensare alla possibilità di diventare prete. Quando i preti a scuola mi chiedevano se volevo andare a un ritiro vocazionale, qualcosa, no, io non voglio proprio. Ma dentro c'era qualcosa che non ti so spiegare, ed è capitato proprio in Italia, a Roma, la prima giornata mondiale della gioventù con Giovanni Paolo. 2000. No, prima di quella, caro mio. Ma mi vergogno di dire l'anno, perché dopo sanno quanti anni ho. 1985. 85, beh, ancora non ero ancora nato io. Guarda. E al 1985 Papa Giovanni Paolo II ha pensato, forse dobbiamo fare un raduno dei ragazzi di tutto il mondo, perché le Nazioni Unite avevano dichiarato l'anno internazionale della gioventù. Ok. E Papa Giovanni Paolo II ha detto, chiamiamo i ragazzi del mondo a venire a Roma. E a me hanno invitato dalla mia scuola per rappresentare la mia scuola. Quanti anni avevi? Avevo 17 anni. Ok, penso, 17 anni. Sì. E sono andato a Roma, ero emozionatissimo. Sì, certo. Ma non, certo, andare a Roma, prima volta in Europa, ma veramente la ragione era che c'era la mia ragazza che andava anche al viaggio. Ok. E io ero emozionatissimo di andare a questo viaggio, che c'era la mia ragazza e non ci sono genitori, no, ma comunque ci siamo incontrati col Papa, e le sue parole, oh Dio, hanno incominciato a fare qualcosa nel mio cuore. E lui parlava, non abbiate paura, se il Signore vi chiama aprite le porte a Cristo. E io dentro di me ho incominciato a pensare, ma io non voglio diventare prete. E dopo quell'udienza dal Papa c'era un prete col nostro gruppo, e lui americano. E lui ha detto, avete il pomeriggio libero, andate a visitare la città, ma io vado a visitare un santuario qui a Roma, da San Giuseppe Calasanzio, accanto a Piazza Navona a Roma. E io ho studiato con gli Scolopi e sapevo la vita del santo, e ho detto, lui mi ha invitato, e ho detto sì, vado anch'io. Ok. Senza la ragazza? Senza la ragazza. Okay. Ma c'era un insegnante, questo mi ha fatto, ma ho detto, voglio conoscere questo santuario, perché c'è il cuore, la lingua del santo, proprio lì, le reliquie del santo, andiamo. E quando facevamo il percorso per andare a Piazza Navona, e facevamo, si conosce Roma, Corso Vittorio Emanuele, a quel tempo io non sapevo nulla, e c'era l'insegnante con noi, ma qualcuno è passato e ha rubato la borsa dell'insegnante. Sì. Incominciato a correre, l'insegnante, la professoressa, my bag, where's my bag? So, la giornata si è rovinata proprio, ma il prete ha detto, andiamo al santuario, andiamo in chiesa e chiediamo ai preti italiani che ci aiutino a chiamare l'ambasciata americana, a vedere come facciamo, perché lei aveva il passaporto, aveva tutto lì. Ok. Immaginavo un salvataggio tipo a... Esatto, ma no. Cosa è successo? Non è questo. Loro sono andati in chiesa, sono andati dal prete a telefonare e fare quello che dovevano fare. Io sono rimasto da solo in chiesa. Un silenzio. E io,
mamma mia, ho avuto dei brividi, una cosa, non so come spiegarti. E le parole di San Giovanni Paolo tornavano, Sì, certo. non abbiate paura, aprite le porte a Cristo, Io ho incominciato a dire, ma Dio, ma senti, se tu mi stai chiamando ad essere prete, devi parlare chiaramente, perché così io non posso capire. Dammi un segnale. Se trovano la borsa della donna, io so che tu mi stai chiamando ad essere prete. E subito una nuvola d'incenso e gli angeli no, niente. Ancora cercano la borsa, sai? Ma quando sono uscito, io non voglio che trovino questa borsa, perché io non farò il prete mai. Ma avevo questa paura. Quando sono tornato a casa ho deciso di parlare col prete. Sono andato in palestra prima. Sì, Giusto. E quando tornavo dalla palestra ho pensato, vado a parlare con un prete per dimenticare questo e poter dire check, ho parlato col prete. E sono andato da lui e ho pensato ho pensato a questa possibilità, ma io voglio fare il medico, voglio andare all'università a fare medicina, voglio fare questo, e ce l'ho la ragazza. Ma quando ho aperto la bocca e ho detto quello che c'avevo al cuore, ho incominciato a piangere, perché era a riconoscere quello che c'era al più profondo di me. La verità che è stato il giorno più felice, più gioioso della mia vita. Wow. Sì, e da quel momento ho deciso, sì, io vado in seminario, va bene. È incominciato il cammino. Sì. 17 anni? 17 anni. Beh, ho entrato ai 18 anni. Sì. Vabbè, sì, dopo le superiori. Sì, esatto, quando Giusto. ho finito, sì. Certo. High school, everything. Then out to seminary. Grande. E i tuoi genitori come l'hanno presa? Ah, no, i miei genitori non hanno capito. Il mio papà, quando gliel'ho detto, non capiva e non mi ha parlato 10 anni. Ah. Zero proprio. Zero proprio. Lui non ha capito la decisione e la chiamata. Ma alla fine Dio sa come fa le cose, e i miei ultimi anni al seminario sono stati a Roma. Sì, certo. E siamo stati a messa da San Giovanni Paolo II, e alla fine della messa io ho fatto servizio liturgico, ho parlato col Papa, ho chiesto la benedizione, perché fra poco io diventerei diacono prima, e sarebbe stato ordinato lì, Certo. vicino a Roma. E lui mi ha dato la benedizione e gli ho chiesto da pregare per il mio papà. Ho spiegato. Lui mi ha dato la benedizione e 2 settimane dopo ho ricevuto la telefonata da casa dei miei, mio papà, dicendo: ho sentito che hai questa roba lì e andiamo... C'è l'ordinazione? È l'ordinazione Ok. diaconale, e andiamo da te. I miei compagni pensavano che lui vuole venire per portarti via perché non ti ordino diacono. Ma invece lui è arrivato all'aeroporto a Roma e ha cominciato a piangere. Ah, dall'America fino a Roma? Dall'America fino a Roma. Pazzesco, dopo 10 anni. Dopo 10 anni. Miracolo. Sì. E io dico, è stato San Giovanni Paolo II. Ma è grandissimo. Sì, è un Bello. grande. Davvero bello. E in tutti questi anni, quindi seminario, poi sei diventato diacono, prete, cioè per te, cioè l'allenamento, la cura del corpo, cosa ha rappresentato per te? L'allenamento mai si è fermato, perché io mi allenavo da quando sono entrato al seminario, era normale lì in America, veramente normale, e avevo dei compagni, tutti sapevano che io ero seminarista in palestra, ma quando sono arrivato al Messico e dopo in Italia era diversa la realtà, nessuno capiva. E ho spiegato al rettore al seminario nostro A Roma? Sì. E lui era: ma perché tu vuoi andare in palestra? Certo. Noi preti non abbiamo bisogno di andare in palestra. E io ho spiegato e lui ha detto: vabbè, E ha capito? è uguale. No. Sì. E mi han detto di sì. Ah, ok, perfetto. Sì, ma lui non è che ha capito, ma comunque ha detto: vai, tu vai, se vuoi fare questo sport e fare
questo al tuo tempo libero fai. E io quasi ogni giorno, anche mentre c'erano gli esami, che tutti erano proprio impazziti a studiare tutta la notte, neanche si guardavano in faccia. Io Certo. quell'oretta in palestra era qualcosa di importante, e anche una responsabilità per me, anche c'è una connessione spirituale, perché è qualche responsabilità di avere cura del tempio del corpo che abbiamo ricevuto di Dio. Beh, ma tanti direbbero il contrario. Tanti Cioè, direbbero il contrario, che ma essere cristiani, avere fede, significa avere cura dell'anima e magari mollare il corpo, lasciar perdere il corpo. Ma sai, questo pericolo è stato nel cristianesimo dall'inizio. Pensare che il corpo è il peccato e soltanto l'anima è quello. E no, noi siamo corpo, anima, spirito e siamo chiamati a avere cura della nostra umanità, che è corpo, anima e spirito. E questo è importante. E per questo l'allenamento e avere cura del corpo e essere più forti non è qualcosa per vanità o soltanto per qualcosa di materiale, è anche una responsabilità. Tanti direbbero per narcisismo, per vanagloria, per Beh, per mettersi alcuni in mostra. cadono in questo, certamente, ma questo non è la realtà più profonda. La realtà più profonda è nella Bibbia. Abbiamo San Paolo nella lettera ai Corinzi che parla come il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Certo. E siamo chiamati a avere cura del nostro corpo come tempio dello Spirito Santo. E per noi preti, mentre siamo più forti e abbiamo cura del nostro corpo, we're more ready for ministry. Siamo più pronti per il ministero, per dare le nostre. In che senso, secondo te? Perché abbiamo più forze, più vita, per darci pienamente nel ministero, Per lavorare, per fare le cose, per stare con le persone, da uomini. Esattamente, perché c'è veramente bisogno di veri uomini nella Chiesa che si diano al sacerdozio. Io immagino Gesù, i discepoli, San Paolo, tutti questi personaggi della Bibbia. Cioè, secondo me erano forti. E certo, non c'erano si tutti. dice niente, però gli uomini all'epoca erano uomini lavoratori proprio, pescatori, e Gesù anche ha lavorato come falegname, per questo erano uomini forti proprio. Così che abbiamo bisogno ancora di apostoli, di discepoli, o anche missionari, tutti anche missionari. Cioè, partivano, andavano in capo al mondo, fondavano le chiese, scavavano i pozzi, stavano con la gente povera o affrontavano periodi di grosse carestie piuttosto che di persecuzione. E hanno combattuto. Hanno combattuto. E così per noi questo è anche un modello, come noi siamo chiamati ad essere così, come sono stati gli apostoli, anche uomini forti, coraggiosi, per andare avanti. Certo, e credo che ci sia anche un elemento culturale oggi da tenere in conto, cioè nel senso, poi dimmi se la vedi così, oggi viviamo in un mondo qua in Occidente in cui comunque l'estetica, il corpo è importante, forse a volte troppo, cioè diventa totalizzante, esatto. No? Però, come dire, è il primo biglietto da visita che abbiamo con le persone, e quindi forse oggi in più c'è da considerare che come dire, la cura del corpo è a disposizione di tutti, cioè se non lo fai vuol dire che scegli di non farlo, e questa cosa credo che sia magari ma è un deterrente per le persone, per dare magari credito e fiducia. Sì, beh, senti, nella storia della Chiesa sempre c'è stata la tentazione di pensare soltanto quello importante è lo spirito, o adesso abbiamo la tentazione che soltanto quello importante è il corpo. Certo, e quando vero. si fa così, questo peccato non è la realtà a quello che siamo stati chiamati da Dio. Siamo stati creati come umani, che siamo stati creature di Dio, che siamo corpo, anima e spirito in unità. E bisogna avere cura di tutta questa realtà che abbiamo ricevuto come un dono di Dio. Ma questa cosa vale solamente per i preti? Sì. O per i cristiani, o vale per tutti? Questo vale per tutti. Ma alle volte alcuni pensano, no, è soltanto per
per un gruppo, ma i preti no, i preti sono soltanto per pregare. Eh sì, e qualcuno dice, ma alle volte c'è gente che non capisce e penso che anche a te lo avranno detto, ma perché perdi tempo in palestra? Devi essere in chiesa per confessare. E non è fare questo o questo, è fare tutto insieme. Certo. Sì, sono d'accordo, e credo che anche comunque questo sia un messaggio anche per quelli che non sono preti e non hanno la fede magari, cioè per tutti quanti, chiunque si allena, anche proprio i più grossi, quelli che investono di più nel corpo, se poi si perdono di vista al contrario lo spirito e l'anima, che problemi c'è? Ma sai, tu hai visto gente che ha allenato sempre solo il corpo, no? Hai frequentato vari bodybuilder, palestrati. Ma alla fine non sono felici, perché non trovano la felicità nella vita e arriva a un certo punto che soltanto in un narcisismo di prendere cura soltanto del corpo c'è il momento nel quale si trovano a disagio, che scoprono che questo non è tutto. E certo, nel mondo del fitness e del bodybuilding ci sono tanti che alla fine trovano questo. Ma ci sono anche tanti che sono veri cristiani, sai. Io sono amico del Mister Olympia attuale. Davvero? Sì. Aspetta, come si chiama il Mister Olympia attuale? Derek Lansford è lui che ha vinto adesso pochi mesi fa in Orlando. Sono stato lì all'Olympia. Wow. E ho dato tante benedizioni. Perché io camminavo lì alla competizione e tutti mi riconoscevano. Col colletto? Sì, col colletto. E venivano dei bodybuilder, anche c'erano degli amici, gente che mi conosce dai social media, certo, a chiedere una benedizione. Ma gareggiava lì nella competizione Derek Lunsford, che è un cristiano praticante molto bravo, e ha vinto lui. E lui dall'anno scorso sempre mi mandava dei messaggi Father Capo, please pray for me, prega per me, e sempre mette dei messaggi del Vangelo, della Bibbia, del cristianesimo sul suo social media. E mi sono allenato con lui un mese fa. Si è allenato con Mister Olympia? Sì, certo, roba. E lui è bravo, sai. È stato bellissimo, e anche abbiamo parlato del Vangelo, mi ha chiesto la benedizione, mi ha detto: senti, fra poco io aprirò una nuova palestra vicino a casa, ma devi venire per fare la benedizione. Ovviamente, no? Ovviamente. E così io ho detto sì, aspetto e faccio volentieri per fare la benedizione della palestra del Mister Olympia. C'è qualche episodio interessante in cui il tuo ministero da prete poi si è unito con il mondo della palestra, del bodybuilding? Sì, potrei dire tante storie, ma forse una mi allenavo a una palestra lì a Miami, e quando io mi alleno non è il tempo per chiacchierare, è per allenamento. Ok, testa bassa? Sì, con la musica. Io metto il capo, il hoodie, e sono proprio I'm focused while I'm training, so I'm absolutely focused. Ma c'è questa cultura tra quelli che sono veri bodybuilder chiedere uno spot, non so se si dice così in italiano, vabbè. So c'era questo allenatore bodybuilder nella palestra dove io mi allenavo, e sempre allenavamo la stessa ora. Sì. E lui, si vedeva che lui è hard rock, metal music, tattoos all over, yes, and with his music. Ma lui stava allenando e mi ha fatto a chiedere uno spot, e io sono andato, l'ho aiutato. Dopo io ho chiesto anche, ma senza parlare, soltanto facendo i gesti, sì, che abbiamo questo linguaggio in palestra. E alla fine, una settimana, 2 settimane, che abbiamo incominciato a allenare insieme, ma senza parlare. Io neanche sapevo il suo nome, lui non sapeva. Ma alla fine arriva questo giorno e lui mi guarda così: ma è vero che tu sei prete? Gliel'avranno detto. E l'hanno detto gli altri amici in palestra, perché tutti sapevano, ma
Beh, comunque io non ho pensato a dire niente perché non parlavano proprio, soltanto ci allenavamo insieme per un paio di settimane. E mi ha detto, ma tu sei prete? Pazzesco. E senti, la mia ragazza è cattolica e noi pensiamo al matrimonio, ma lei mi ha detto che io non sono battezzato e bababà. La storia finisce che lui mi ha chiesto che io facesse la sua preparazione per i sacramenti, per fare l'iniziazione cristiana. Ho fatto il battesimo, la prima comunione, e dopo anche ho celebrato il matrimonio loro, e dopo un anno dopo anche il battesimo del loro figlio. È stato bellissimo e nessuno mai avrebbe pensato questo bodybuilder che bla 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 bla. E ho fatto i sacramenti per lui. E così come questo ti potrei dire tante storie, anche delle confessioni, tutto sudato. Confessioni in palestra? Certo, in palestra, tutto sudato. Ho detto, ma lascia finire questo set e andiamo. Posso credere? Sì. Che grande. È bello così. La presenza di Cristo anche in palestra. Certo, ma dai social vedo che il mondo del fitness americano a tante volte, come dire, esplicitamente c'entra con Dio. Cioè nella bio di Instagram tanti palestrati scrivono God first, Jesus is King, eccetera eccetera. Cioè mi pare che ci sia più non so, come mai, cioè, in America il fitness, il bodybuilding, la cura del corpo c'entra così tanto con la fede? In America abbiamo la grazia che tanti cristiani, tanti cattolici non hanno paura di condividere la loro fede, e si condivide la fede anche negli ambienti dove ti trovi. Ci sono artisti, ci sono allenatori, ci sono bodybuilder che condividono questo nel loro mondo, e non si vede come qualcosa di strano, ma è bello di portare la vita spirituale, il cristianesimo e la vita spirituale avanti lì dove sei. E anche nel mondo dello sport, del fitness e del bodybuilding. In Italia questa cosa è fuori dal mondo, cioè nessuno lo farebbe mai. Vabbè, forse questo è bello che sto condividendo questo con voi. Inizieremo e anche con i ragazzi, con tutti nuove. Quelli che guardano il tuo podcast. È molto, molto, molto curiosa questa cosa del rapporto fra la fede e il corpo. E appunto, però effettivamente questa cosa fa parte proprio di per sé della fede, no? Sì. Cioè è connessa con la fede. Cioè, con la chi fede, crede in Dio in qualche modo è chiamato certo. come dicevi tu prima, a rendere grazie perché c'è un corpo, e farlo funzionare il meglio possibile. Veramente. Per rendere gloria a Dio. E apertamente, senza paura. Ti hanno mai criticato per quello che fai, come lo fai? Certo, sempre, sai, sempre che dove c'è Cristo c'è la croce, e così c'è la persecuzione, è normale. Ma all'inizio ero un po' spaventato, ho pensato forse devo lasciar stare, non far più questa connessione pubblicamente, ma dopo mi sono reso conto, con tanti ragazzi, specialmente i ragazzi, che per cui è stata qualcosa di importante, e anche hanno incominciato a chiedermi: Don, potresti venire da noi a questa conferenza, a questo convegno, per parlare proprio su questa connessione della spiritualità e il mondo sportivo, il fitness, il bodybuilding, e parlare su questo che tu chiami Fit for the Kingdom. Cos'è che dici tu? Fit for the Kingdom. Ok. In italiano, per i nostri amici che non sono anglofoni? Spiega tu. In forma per il regno di Dio. È così. Giusto? E questo lo ripeto sempre, il mio hashtag su Instagram, e anche Strong in Body, Mind and Spirit. Forti nel corpo, nella mente e nello spirito. E questo lo ripeto, sono i miei hashtags, e mi chiedono tantissimo spesso di parlare su questo nei incontri dei giovani lì in America, ed è qualcosa di bello di condividere questo con la gente, condividere specialmente con i giovani, e loro trovano questo qualcosa di è vero, è importante, e ormai
quando vado a incontri nazionali di pastorale giovanile, incontri di giovani lì in America, ma mi è accaduto anche alla GMG in Brasile, è stato, e anche al Portogallo. A Rio. A Rio. A Rio de Janeiro, ma dopo anche a Cracovia, ma specialmente quest'ultima al Portogallo. Tanti ragazzi, Father Capo, fit for the kingdom. Così. Sì, certamente. E io sono rimasto, ma senti, il messaggio arriva e bisogna condividerlo proprio con i ragazzi. Beh, io credo che la palestra per i ragazzi magari potrebbe essere proprio il punto di incontro con magari il tuo ministero, giusto, l'è stato, no? E magari le cose che hai da dire, che magari non ti ascoltano. Se gli parli da prete, magari non ti ascoltano. Però se tu ti presenti più fit di loro, ecco, e questa cosa magari può essere il punto di partenza per portarli oltre. Per tanti ragazzi questo apre la porta per un dialogo, per una condivisione, per un cammino insieme. E pensano, ma con Father Capo posso parlare, perché arrivano forse a fare una domanda sulla palestra, sull'allenamento. Sì. Perché sei bravo? Ti alleni da tanto. Sì, certo. E vengono a fare questa domanda, e una domanda porta all'altra domanda, e una domanda porta dal corpo, arriva fino allo spirito. Sempre è così. E quindi le palestre possono essere anche il luogo, cioè, di socialità vera, no? Di incontri importanti? Certamente, anche se non si capirebbe normalmente, anche la palestra può diventare un posto di evangelizzazione. Certo, dipende sempre come ci stai dentro, come dappertutto, certo, no? Il bar, il supermercato, ma anche in chiesa, anche se vai con l'atteggiamento non giusto in chiesa è lo stesso, sai? È vero. Sì. Per questo anche la palestra. Sì. Fit for the kingdom. Interessante. Però in America secondo me questa cosa è molto più chiara e lampante per tutti. Cioè le palestre sono molte di più in America, giusto? Che non in Italia. Sì, le molto palestre più frequentate, molto più sono tantissime. Attrezzate. Ma forse. sai, dal tempo quando io ho studiato a Roma ad oggi, anche in Italia è cresciuta questa realtà delle palestre che incominciano a essere dappertutto. Poi l'importante è che le persone facciano sport, che stiano bene in salute. Poi non per forza devono andare in palestra, no? Esatto. Dico, però mi pare che dall'America arrivi tanto questa cultura, questa ondata, che però, ecco, vedi, in Italia oggi ruota attorno a tanti influencer del fitness, diciamo così, che si fanno vedere, che si mostrano in maniera... Fanno vedere come fanno gli esercizi, quali risultati ottengono, quali integratori assumono, le gare che fanno, eccetera, eccetera. Però, a differenza dell'America, qui queste cose qui quasi mai si incrociano con altri valori della vita. È tutto molto una nicchia proprio di palestra, allenamento, integrazione, gare, competizione. E invece si perde appunto il valore di connessione fra il corpo e l'anima. Penso che se incominciate voi preti italiani, voi preti giovani, a non avere paura e andare in palestra ed essere quello che siete, preti, e sei il prete in palestra, e portare gli amici giovani e condividere con i giovani, porterete i ragazzi a Cristo anche in palestra. Vedrete che è possibile, che il Signore apre le porte lì dove c'è un cuore aperto. Beh, per questo siamo qua. Esatto, giusto. Che possa capitare qualcosa in questo senso. Senti, i giovani americani che vanno in palestra, che non vanno in palestra, cioè, come sono? Quali sono? Beh, i giovani hanno delle domande sempre. E i giovani sono in ricerca. I giovani alle volte non trovano senso alla vita, perché tante volte sono da soli a casa, non hanno un accompagnamento, non hanno delle figure di riferimento, e hanno questa sete di qualcosa in più. E così anche nei spazi, sai, come la palestra, nello sport, se c'è quella persona con cui si può parlare, questo apre la porta
a un cammino più profondo. E così è bello, ci sono tanti ragazzi e la Chiesa in America forse in un momento diverso dalla Chiesa in Italia, Cioè? perché per voi la Chiesa è millenaria e da sì. noi è soltanto 200 anni di cristianesimo negli Stati Quindi Uniti. sta più simpatica la chiesa in America? Beh, E in Italia a volte non voglio dire a di sì tanti sta perché dopo antipatica. diranno che sto Ok. a parlare degli italiani, ma la Chiesa è viva in America e ci sono tanti ragazzi. E senti, da qui in Italia vado in America per un incontro dei ragazzi universitari, ci saranno 15.000 ragazzi delle università per un bel incontro. 15.000? 15.000. Ok. Andare all'adorazione eucaristica, per andare alla messa, per andare alle conferenze, e anche ho ricevuto tanti messaggi dei ragazzi che sanno che sei lì. starò lì per parlare e mi dicono: possiamo andare in palestra insieme, Padre Capo, possiamo andare? Così vediamo se riusciamo. Sarebbe molto interessante. Ma ci sono parrocchie in America con la palestra? Ci sono anche Parrocchie parrocchie con la con la palestra. palestra, ci sono anche. Futuro. Ci sono anche parrocchie, seminari, l'Università Cattolica certamente, non è che tutte le parrocchie, no, No, le parrocchie certo. ma è qualcosa di... non è strano, Cioè in Italia palestre in parrocchia penso zero. zero. Penso zero. Campi da calcio, campi da basket, campi da pallavolo. Cosa c'è in Italia negli oratori? Queste cose qui. Ma Però sai, le palestre proprio zero. ma da noi non è che soltanto vanno in palestra i preti giovani, anche i preti più Anziani? anziani ci Che sono. figo. Sì. E anche il nostro arcivescovo, che ce l'ha la Harley Davidson, Davvero? il nostro arcivescovo di Miami, anche lui Ok. va in palestra, ce l'ha gli attrezzi a casa perché non ha troppo tempo per andare. Come si chiama l'arcivescovo? Thomas Wensky. C'ha Lui Instagram? è molto bravo, sì. Thomas? Wensky. Lui non ha messo mai niente facendo esercizio, ma sì, ci sarà sul suo social media qualcosa sulla Harley Davidson, sì, quello sì. Lui ha una pastorale con quelli che... Beh, però c'ha la sua età, Sì. È anzianotto. Sì, Quanti anni ha? non è un giovanotto, Come se c'è una ma foto? ancora lui va con la sua Harley Davidson, Che grande. arriva in parrocchia per le cresime nella sua Harley. Che grande. Sì. Non so se si vede. Aspetta che trovo una foto. Dopo ti lo mostro. Beh, anziano. Sì, Vedi? È un'altra cultura. è un'altra cultura, ma è Un'altra bello cultura. vedere che questa è una realtà che bisogna avere cura del corpo anche da giovane fino all'anzianità. Non per semplicemente essere belli esteriormente. Ma è una responsabilità cristiana, perché abbiamo ricevuto il corpo come un dono di Dio. È il nostro tempio dello Spirito Santo. E quest'unione body, mind, spirit, quello che ce l'ho qui. Ah, ce l'hai anche sul braccialetto? Sì. Ah, questo è il tuo braccialetto? Questo è il mio braccialetto. Li ho fatto per la GMG Di quando? al Portogallo Adesso. Sì. e dopo che ho avuto un'esperienza, ho avuto un'esperienza prima in Brasile, nella quale abbiamo avuto è stato bruttissimo per la veglia a Rio, e c'è stata una tempesta la settimana prima della GMG a Rio, e quando siamo arrivati quello che avevano preparato per fare la giornata mondiale della gioventù, tutto distrutto, hanno dovuto proprio improvvisare sulla spiaggia gli eventi. Sì. E dopo la veglia, che è stata bellissima, il Papa ha parlato dell'amore, come Dio ci chiama l'amore e ci ama, alla fine è stato pericolosissimo, che le ragazze che c'erano nel mio gruppo Sì. avevano paura di restare lì per dormire lì, perché c'era la folla che era terribile, perché ok. non era preparato quello per dormire lì. Sì. E ho deciso dobbiamo andare via. E quando abbiamo 2 ore per arrivare 500 metri fuori di questa zona,
we were like defeated, like Ci sentivamo scoraggiati. esatto. E nessuno parlava. È arrivata questa donna e mi guarda e mi disse: ma Don, qual è il suo nome? Io l'ho guardata come Chi vuoi? Chi vuoi? I'm Father Raphael Capo. She looked at me, mi guardò e mi disse: Father Capo, ricorda che Dio ti ama, che Dio ti ha amato. E ha messo fuori un braccialetto che diceva: Remember you are loved. Ricorda che sei amato. E è andato, ognuno dei ragazzi ha chiesto il nome e ha detto: Remember you are loved, col braccialetto che diceva questo. Sì. E questa è stata un'esperienza che, da quel ricordo, i ragazzi erano proprio, they were on fire after that. And they were like, we're gonna come back tomorrow for the closing mass. Domani torniamo per la messa e vogliamo tornare a Miami come missionari e fare qualcosa. Davvero? Sì, sì, e sono tornati e hanno fatto un progetto missionario. E tutto incominciato con un braccialetto. Io ho detto a quest'ultima GMG, io faccio anche i braccialetti, ma li faccio con quello che parlo io, sì, tu, sì. Che strong in body, mind, spirit, sì. Fit for the kingdom. E ho incominciato a dare lì alla GMG al Portogallo e adesso me li chiedono tanti e ti ho portato uno anche. Ma grande? Sì, sì, certo, questo è per te. Certo. Oh, questo mancava. Fit for the kingdom. Fit for the kingdom. Forti per il regno e forti in corpo, mente e spirito. E così bisogna condividere questo messaggio con i ragazzi e dirglielo proprio forti: siate coraggiosi, forti in corpo, mente e spirito, forti per il regno. Mi pare un gran bel messaggio. Beh, è importante, e anche per noi preti, sai? È più difficile. È più difficile, siamo i più difficili. Sì, sì. Però credo che oggi potrebbe essere importante per noi preti prenderci cura del nostro corpo, per essere più forti, più uomini, più capaci di corrispondere poi alle necessità del lavoro che c'è da fare, e per essere, ed è utile perché secondo me a questa società, a questi giovani, a questi ragazzi dà questo messaggio: cioè il prete non è fuori dal mondo, cioè non è di un'altra epoca, cioè centriamo tanto. E poi il tema del corpo è quello decisivo di questa società, su cui ci sono tanti pasticci, tante questioni. Vedere che un prete vive da prete, da cristiano, con fede, il proprio corpo, secondo me è il primo biglietto da visita cristiano che noi abbiamo per le persone. Sono d'accordo 100%. Poi da lì viene anche proprio. il resto, ci mancherebbe, non basta questo. Però non dico che è imprescindibile, ma è importante. È importante. È importante. E quando abbiamo cura del nostro corpo siamo più pronti, con più forze, per anche dare la nostra vita nel ministero. Per caso tu hai trovato, non so, nella tua esperienza, dei parallelismi fra la vita spirituale e l'allenamento? Certo, perché nell'allenamento c'è bisogno di disciplina, di perseveranza, di una routine, e tutto questo ci fa più forti anche nello spirito, e c'è anche bisogno di una disciplina spirituale nella preghiera, nel andare a ricevere i sacramenti, nell'ascetismo, Certo. nei sacrifici che bisogna fare. Facciamo tanti sacrifici, quelli che siamo nel mondo del fitness, la dieta, quello Molti che mangiamo, più della vita spirituale tante volte, tantissimi. Ma c'è un paragone, c'è una relazione anche. Questo stesso che faccio nel mondo del corpo, anche lo faccio spiritualmente, e c'è quando facciamo fasting, oh Lord, Digiuno. il digiuno, quando facciamo il digiuno, tutto questo è anche una disciplina spirituale, anche se c'è una connessione fisica. E per questo è importante che la disciplina, la perseveranza che abbiamo in palestra, abbiamo nella cura del corpo, anche è qualcosa di importante per il mondo spirituale, e ci insegna tantissimo. Sì,
Lo vedo. Disciplina. Lo vedo tanto. Infatti la cosa... È un peccato che tutti questi che hanno un sacco di disciplina nel corpo, poi magari non ce l'hanno minimamente nell'anima e nello spirito. Ma bisogna trovare che incontrino il Signore proprio dentro, che abbiano questa grazia, e quando c'è la grazia di questo incontro, io ho avuto l'esperienza di tanti ragazzi che hanno questo incontro col Signore e dopo possono trasferire proprio la loro esperienza che fanno in palestra al suo mondo spirituale. Sono i più coraggiosi dopo. Esatto, esattamente. Perché sono quelli che, ti dico sul serio, no? Che pregano il rosario, che vanno a messa non soltanto la domenica, ma anche settimana, che leggono la Bibbia, che fanno una disciplina spirituale. E fra questi che andranno a questo incontro che ti ho detto di 15.000 ragazzi universitari negli Stati Uniti che vanno a questo incontro, tantissimi hanno questa disciplina e lo condividono e parlano a portare altri ragazzi a questa vita così, che fa questo collegamento. Cioè, la santità è la grazia di Dio innanzitutto, però dipende anche poi da come tu la secondi, dalla libertà che hai. Io credo che se la disciplina dei palestrati fosse messa a servizio dell'anima, dello spirito e di Dio, farebbe tantissimi santi. E certamente. Papa Francesco ha scritto una lettera sulla santità, Gaudete et Exultate, nella quale lui parla che la santità è anche una chiamata dove bisogna essere coraggiosi e forti. Quando io ho letto questo numero, ho fatto il collegamento proprio. Il coraggio e la forza, anche fisica, ci aiuta nel cammino verso la santità. Allora, altra cosa che ho notato in questi anni, che tanti hanno sicuramente una fede, una bella fede, una fede calda, una fede importante, grande, una vita spirituale molto attenta, molto sofisticata, diciamo così, però poi tante volte è corredata da un'umanità scarsa, mediocre, flaccida, diciamo così, ecco, che non è il veicolo adatto per comunicare la grandezza della fede. Cioè, tu dentro puoi avere il mondo, le cose più belle, più grandi, Dio, però poi se la tua umanità non è in grado di tradurre questa cosa, è depotenziata. È vero che Dio si manifesta nella debolezza, nella fragilità, però non nei vizi. Cioè, la pigrizia è un vizio, la mollezza è un vizio, come non prendersi cura di sé è un vizio. Sono d'accordo, e per questo è l'unità di mente, corpo, spirito che è così importante. Non è che tutti sono chiamati ad essere i bodybuilder e palestrati, non è questo, ma bisogna pensare che il mio corpo è importante anche per la mia vita spirituale e io devo fare attenzione, e l'esercizio fisico e la disciplina fisica mi aiuterà anche spiritualmente. E tu nella chiesa sei in questo momento quello che lo ricorda a tutti quanti. Beh, vabbè, io faccio quello Fai che la posso tua parte, fare, esatto, e gli altri fanno la loro parte. E lo ripeto, fit for the kingdom. Grazie Father. Adesso abbiamo parlato di cose molto spirituali, molto profonde, molto, molto grandi, e però ovviamente ci dobbiamo allenare. Va Se no bene. questi discorsi qua non stanno in Certamente piedi. non mollare, andiamo. Let's go train. Ma cosa ci fa un prete in palestra?